In questo video parliamo delle perdite e cosa possiamo fare per recuperarle. Prima però di fare qualsiasi mossa concreta bisogna rispondere ad alcune domande riguardo le nostre posizioni per capire meglio cosa fare e che strategia adottare. Per quanto mi riguarda, penso che ci siano due vie da intraprendere e le seguenti domande possono fare chiarezza quale via è più adatta a quella determinata posizione aperta. Quindi per ogni posizione aperta con una minusvalenza nel vostro portafoglio dovete trovare le risposte alle seguenti domande. E la prima certamente è: come sono messe le aziende in cui abbiamo investito? Come è messa dal punto di vista dell'analisi fondamentale? È un'azienda indebitata? Fa utili? Che storia ha? I bilanci degli ultimi 5 anni? In che settore opera? Come sono messi i suoi concorrenti? Sono tutte domande riguardanti l'analisi fondamentale. E sì ragazzi, dovete sapere bene dove avete investito i vostri soldi e senza un'analisi fondamentale è come investire in qualsiasi azienda che è sconosciuta, cioè dovete saperla per bene e non solo oggi, solo questo trimestre, gli ultimi 2 trimestri, dovete sapere 5 anni che trend ha questa azienda per capire bene in che direzione sta andando. Una volta che avete risposto a questa, la prossima è: quali sono i motivi delle nostre perdite? Può darsi che il settore non interessa più agli investitori, può darsi che l'azienda non sta performando come previsto e quindi c'è un indebolimento dal punto di vista della credibilità dell'azienda. Tutte queste cose dovete capire. Magari non c'è più interesse in questa azienda perché è un settore ciclico. Quindi questo abbassamento, questa perdita generata in questo periodo è solo temporanea. Tutto questo è molto importante. Dopodiché dovete sapere quali sono i price target dati dagli analisti, ovvero cosa ne pensano i professionisti delle nostre aziende nelle quali abbiamo investito. Avere un price target dato da un'agenzia di rating o da una banca può significare che l'azienda è stata già analizzata e sono state fatte delle proiezioni sul futuro di questa azienda. E credetemi, gli analisti che fanno rating hanno molti più dati di voi su cui fare le analisi e questa cosa gli dà una marcia in più. Una cosa importante è che i price target vengono aggiornati regolarmente perché il mercato è in continua evoluzione, quindi tenetelo a mente perché vi può capitare di trovare un'analisi fatta 2 o 3 anni fa che non ha più senso, quindi cercate i dati aggiornati. Dopodiché andiamo a capire come si muove il prezzo nell'ultimo periodo, quindi bisogna fare un'analisi grafica. Non dovete essere degli specialisti, un'analisi grafica basilare, cioè adesso andiamo a vederla, magari capire dove sta la media mobile, dove sono i livelli di supporto, magari c'è una resistenza, può darsi che avete scelto il momento sbagliato per investire. In effetti capita spesso di vedere persone incastrate dentro una azione che di recente ha avuto un rally esplosivo e ora si trova in una fase di correzione. Come dico io spesso, una volta che il treno è partito è meglio aspettare il prossimo che cercare di salire su un treno in movimento perché ci si fa del male, ecco. Una volta che avete trovato le risposte a queste domande, per quanto mi riguarda ci sono 2 strade da prendere. La prima è quella di mediare, ovvero comprare altre azioni per abbassare il prezzo medio e di conseguenza abbassare la plusvalenza richiesta per arrivare alla pari, ecco, quindi o addirittura magari andare in guadagno, perché no? E tutto questo avete già capito che l'analisi fondamentale, ecco perché ve l'ho detta che dovete saperla. La seconda è quella di investire nelle aziende nuove, aziende che potrebbero avere una crescita futura e con le plusvalenze generate andare a coprire le minusvalenze. Per questa strategia ho già il video principale dove cerco nuovi investimenti ogni settimana per i nostri portafogli. In più, a questo punto dovete capire se vendendo adesso le minusvalenze generate possono essere recuperate con il capitale rimasto. Mi spiego meglio. Se avete investito 1000 euro e avete perso il 90%, con i restanti 100 euro vi sarà dura da recuperare la minus. Parliamo di una crescita del 900%. Ecco un grafico che vi potrebbe dare l'idea. Ora diamo uno sguardo alla prima strategia, visto che alla seconda potete guardare normalmente i miei video dove io ogni settimana cerco delle aziende nuove da investire. E a proposito, se non siete iscritti vi invito ad iscriversi perché questa settimana, quando lunedì i mercati sono aperti in fortissimo rosso, ho comprato delle aziende nuove. Per coloro che mi seguono su Instagram, a proposito link in descrizione, sanno già cosa ho comprato e quanto ho comprato e addirittura sanno già
quanto ho già guadagnato, perché sì, alcune di queste posizioni sono già in una plusvalenza. In ogni caso, diamo uno sguardo a questa strategia di incrementare e soprattutto quando incrementare e quanto incrementare. Per questa cosa ho creato un foglio Excel. Questo foglio Excel sarà disponibile in descrizione. Questo foglio è composto da diversi settori. Il primo settore, innanzitutto vedete qua il nome, il primo settore è quello del prezzo attuale. Prezzo attuale, prezzo di carico, abbiamo il prezzo medio di carico, la somma investita, il valore di mercato, gain o perdita. Dopodiché abbiamo il prezzo attuale che, come vedete, viene calcolato in diretta, quindi appena la borsa è aperta. Mi sembra che su Google Fogli il ritardo è di circa 20 minuti. In ogni caso qua il prezzo viene aggiornato automaticamente, quindi vediamo subito qual è la minusvalenza di questo titolo e subito a fianco il gain necessario per poter recuperare, per andare in pari. Quindi come vedete su questa posizione ho una minusvalenza del 40% e gain necessario per recuperare è di 64%. Non è poco, cioè veramente 65%. Dopodiché qui c'è questa zona verde dove c'è scritto aumento. In questa barra qui potete scrivere la somma che volete aumentare per il vostro titolo. Quindi mettiamo caso io voglio aumentare $500. Come vedete qua viene generato un nuovo prezzo medio, quindi questa zona gialla diventerà la vostra nuova posizione dopo l'aumento. Avrete 323 azioni, il prezzo medio da 4,25 si abbassa a 3,25, somma totale investita 1.000 euro e il valore di questo investimento è di 835 euro, quindi con una minus del 21%. Vuol dire che investendo $500 in più abbiamo abbassato la nostra minusvalenza da meno 39 a meno 21. Dopodiché c'è questa zona del recovery plan, ovvero non è nient'altro che una tabella preventiva con dei possibili aumenti. Questo vi serve per capire, in base magari se io aumento 50 vedo subito quanto abbasso la minusvalenza. Se investo 200 euro ecco quanto abbasso, se investo 400 ecco quanto abbasso e subito qua viene calcolato il gain necessario per recuperare, per andare in pari sostanzialmente. Quindi qua potete scrivere le cifre che vi interessano di più, ecco, quindi viene subito calcolato con il prezzo attuale, una cosa molto interessante. Qua prima di proseguire bisogna capire come funziona questa tabella, perché questa tabella funziona in stretta correlazione con l'analisi grafica. Mi spiego meglio. Andando a vedere il grafico di questa azione, ovvero del CBAC, diamo uno sguardo il grafico dell'ultimo anno, quindi sostanzialmente l'anno è iniziato più o meno qua, ecco, in questa linea nera. Diciamo che da qui in poi è iniziato il nostro 2020 e come vedete c'è un evidente trend ribassista. Eccolo qua. Anzi, io direi che potrebbe anche essere più o meno così, da questa candela. Si potrebbe dire anche da questa. Ok, in effetti, come vediamo, tracciando una linea del genere, vediamo subito che l'azione non ha mai superato questa specie di resistenza. In effetti è un trend ribassista con resistenza in questa zona. Dopodiché possiamo tracciare delle linee di supporto. Ad esempio, io vedo che qua il prezzo ha fatto un'inversione. Io normalmente li traccio con il colore nero e una linea trapuntita. Come vedete, in effetti qua è rimbalzato un pochino, poi però ha trovato resistenza ed è andato giù. Un'altra cosa, perché è interessante, perché se guardiamo qua in questa zona c'è un'altra linea di supporto, quindi in teoria da qua potrebbe rimbalzare, altamente probabile che rimbalzi. Un'altra cosa è che se dovesse superare questa linea di resistenza andrà direttamente alla linea precedente di supporto. Questo cosa vuol dire? Perché la precedente linea di supporto diventa una linea di resistenza. Vuol dire, in parole povere, che è altamente probabile che il prezzo rimbalzi verso questa zona. Io lo faccio con, ecco, con un colore viola. Vuol dire che il prezzo potrebbe rimbalzare verso $3,34, $3,04, più o meno è lì. Cosa vuol dire? Innanzitutto 4,25, facciamo finta di mettere il nostro punto di ingresso, 4,25, eccolo qua.
Questo è il punto di ingresso. Come vedete, qua i $5 è un'altra cosa, c'è stata una fortissima resistenza, come vedete rimbalzato, qui si è un po' accumulato e poi il trend è proseguito. Quindi cosa vuol dire? Perché ci importa questo? Innanzitutto possiamo anche tracciare il cosiddetto nostro prezzo medio, che attualmente è $4. Lo traccio con questo azzurrino, eccoci qua. $4,25 mi sembra, giusto? $4,25, sì. Ora, il discorso qual è? Il fatto che qua c'è una alta, guardando il grafico, c'è un'alta probabilità di un rimbalzo verso area $3,04, $3,03. Questo cosa vuol dire? Che guardando la nostra tabella possiamo guardare quanto dobbiamo incrementare per ottenere un prezzo medio di $3,04 o $3,03. Ci servono 400 o 350 euro. Questo vuol dire che se io incremento di $400 porto il mio prezzo medio a $3,34, quindi con una minus del 23%. Questo cosa vuol dire? Che se io dovessi investire $400, io porterò prezzo medio qua, proprio nell'area in cui potrebbe essere a breve un rimbalzo. Sicuramente ragazzi io questo grafico lo salvo, così magari fra un paio di giorni guardiamo se la mia analisi è stata fatta bene. Spero di esservi stato chiaro come funziona questa tabella. Dopodiché c'è la prossima zona, price target, e l'analisi degli specialisti. Qui potete scrivere le banche e le loro previsioni su questo titolo. Questo vi aiuta a capire in caso in cui il prezzo dovesse raggiungere il price target, old PMC vuol dire che senza dover fare qualsiasi mossa, questo è il risultato che otterrete. Quindi se per caso io non ho soldi, non voglio incrementare e il prezzo dovessi raggiungere price target deciso da Goldman Sachs che è $6,89, numeri presi a caso ragazzi, io non ho fatto adesso la ricerca su CBAC, in ogni caso mettiamo che sia così. Senza fare ulteriori incrementi io avrò una plusvalenza di $343. Non male, cioè siamo passati da meno 40 a più quasi 50%, eccezionale. Ma se io dovessi fare un incremento di $400 e il prezzo dovesse arrivare a questo price target, il mio guadagno sarà di $1.023. Tabella New PMC, ovvero nuovo prezzo medio, vi calcola se il price target dovesse avvenire, quale sarà il vostro gain in base a se fate un incremento o se non lo fate. E in più, come bonus, c'è questa tabellina che vi ricorda sempre il gain necessario per recuperare le perdite. A questo punto penso di essere stato abbastanza chiaro, perché la questione è piuttosto semplice in realtà. Se avete più esperienza di me, se avete già avuto l'esperienza con la gestione e il recupero delle perdite, nei commenti per favore condividete la vostra esperienza, aiutate gli altri. Se ho sbagliato qualcosa, tranquilli, scrivetelo nei commenti, tranquillamente accetto qualsiasi critica. In ogni caso, spero che questo video vi sia stato utile, vi invito ad iscriversi al mio canale YouTube, così possiamo crescere tutti insieme, iscrivetevi su Instagram perché lì pubblico tutte le novità e in generale ragazzi, buon gain a tutti e alla prossima!